ce la faccio più, è impossibile! Tondo! Che c'è? No! Non lo fare mai più! Oh, Al, calmati, che succede? Non riesci a finire il copione? Il copione è bello che è finito! Ma non ho nessuna idea di come si pronuncia il titolo, ci ho passato sopra le ore! Vabbè, si dirà www. Oppure VVVVV all'inglese, oppure solo V, oppure V, o V6, o V6, vaffanculo! Vabbè, se sbagli pronuncia una volta, mica finisce il mondo. Hai mai provato a pronunciare il nome di un videogioco, di un personaggio, di una serie nel modo sbagliato? Anche per scherzo? Sì, una volta. Ad una fiera del fumetto. Anch'io. Una volta sola. Non puoi cercare online. Ci sarà una pronuncia ufficiale, no? Ma il bello è proprio questo, non esiste una pronuncia ufficiale. L'autore di questo gioco, Terry Kavanagh, dice che si diverte a vedere i fan che si scervellano su come pronunciare il titolo. Quell'uomo è un genio del male. Non te la darò vinta! Il tuo gioco è fantastico, lo adoro, ma non sarò il tuo burattino. Non ti divertirò con le mie peripezie, né getterò la spugna per una semplice pronuncia. Troverò il modo di introdurre il titolo di questo episodio da vero professionista! Salve ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo episodio in cui vi parlerò di un titolo indie del 2010. Fu uno dei primi grandi successi su PC che andarono poi a influenzare quel che oggi è il fiorentissimo mercato dei videogiochi indipendenti. Sviluppato da Terry Kavanagh, questo gioco è conosciuto come... Sapete leggere, no? Degli sviluppatori indie ve ne ho già parlato un po' di volte, ma oggi andremo ad analizzare uno dei titoli che fece parte della prima ondata che attirò per la prima volta l'attenzione del pubblico su quel che sarebbe diventata una vera e propria alternativa allo sviluppo ad alto budget e che avrebbe portato una ventata di creatività e varietà all'intero universo videoludico. Lo sviluppatore dietro questo titolo è l'irlandese Terry Kavanagh, un veterano nel campo di giochi indipendenti a cui piace lavorare su piccoli titoli dallo stile semplice ed artistico. È stato un autore molto prolifico in questi ultimi anni, sviluppando giochi come Don't Look Back, Super Hexagon, Naya's Quest e... Babadadal Garagagtakamina Ronkon Brontenne Rontuon Tun Trovaralum Van Squanto Ordententronuk. Lo vedi che lo fai apposta? Ok, quest'ultimo titolo in effetti è, per quanto assurda possa suonare, una citazione ad una parola esistente, usata nella novella Finnegan's Wake, dello scrittore irlandese James Joyce, un'opera che fa uso di linguaggio idiosincratico, la pratica letterale con cui si creano parole, anche lunghissime, che sfuggono alle normali leggi linguistiche e vengono create secondo la propria fantasia e struttura cognitiva. La parola citata in questo caso, che non ripeterò, rappresenta il simbolico scoppio di tuono associato alla caduta di Adamo ed Eva sulla Terra. Ma ritornando al tema principale, come avrete notato di titoli da citare ce ne sono a iosa, ma il gioco di oggi, che per comodità chiameremo semplicemente V, visto che quel furbacchione di Kavanagh lo chiamava così durante lo sviluppo, è sicuramente quello più conosciuto a livello mondiale, uscito per PC e anche su 3DS. Sono Virtual ed ecco il mondo di oggi! V è un gioco d'azione che chiederà al giocatore di prendere il controllo del capitano Viridian. Dopo un'improvvisa avaria, il povero capitano e la sua ciurma evacuano la loro nave tramite un teletrasporto, ma qualcos'altro va storto e Viridian si ritrova scaraventato in una dimensione sconosciuta e irta di pericoli. Dovrà armarsi di coraggio e tanta pazienza per esplorare questa letale dimensione, ritrovare i suoi compagni e riparare la propria nave prima che la dimensione collassi su se stessa. Terry Kavanagh è un grandissimo fan dello stile grafico retro. Tutti i suoi giochi condividono un aspetto molto semplice che più nello specifico fa riferimento all'era del Commodore 64, un vecchio sistema di gioco uscito nei primi anni 80 precedendo l'ascesa di Nintendo nel mondo delle console. V non fa eccezione presentando uno stile semplicissimo sia a livello di forme che di colori, andando a ricordare l'era in cui i personaggi su schermo erano davvero una manciata di pixel. Lo stile del gioco si potrebbe descrivere come psichedelico, ma abbastanza semplice da risultare subito chiaro a chi gioca, una filosofia che si rispecchia anche nel gameplay. I comandi di V sono quanto di più semplice potreste pensare. Viridian potrà compiere solo due azioni:
muoversi a destra e a sinistra o invertire la gravità tramite la semplice pressione di un pulsante. Questa meccanica del cambio di gravità è il pieno fulcro del gioco, nonché l'idea che ha dato vita all'intero progetto. Sarà questo semplice potere a dare a Viridian un modo di esplorare il labirintico mondo di gioco e i suoi cunicoli irti di aculei e pericoli. Questi pericoli sono dei tipi più vari e assurdi, andando da enormi tram in corsa a fantasmini vaganti, fino ad arrivare a fungoni con le gambe e... parole volanti? Come verità? Beh, si sa che la verità fa male, eh? La semplicità dei comandi è supportata da un level design creativissimo. Il gioco non è lungo, ma regala tantissimi momenti unici, contornati da una difficoltà a tratti davvero crudele e situazioni da batticuore che faranno sudare anche i giocatori più esperti. Per fortuna il generoso sistema di checkpoint fa sì che il giocatore si senta sempre incoraggiato a provare almeno un'ultima volta una sezione apparentemente impossibile. E fidatevi che ne troverete tante! Ma vi assicuro, sono difficili quanto divertenti da affrontare, e il potere gravitazionale di Viridian è implementato sempre in maniera egregia e creativa. Il signor Kavanagh sa certamente come essere un crudele artista della sfida, e lo mostra soprattutto con quelle che dovrebbero essere delle sfide opzionali. Oltre a ritrovare i propri compagni, infatti, Viridian potrà raccogliere degli oggetti chiamati trinket o gingilli nella nostra lingua, mettendoli sempre appena fuori dalla portata del giocatore. Dietro a prove veramente ardue, la sensazione di appagamento che si ha una volta presa ognuno di questi 20 oggetti opzionali è in parte responsabile per cui questo gioco è stato così acclamato ai tempi della sua uscita. Personalmente io li ho ottenuti quasi tutti. Tutti tranne uno. Datemi solo un secondo. Ecco dov'era l'ultimo trinket. Beh, preso questo ho completato il gioco. Vabbè dai, riproviamoci. No dai, stiamo scherzando, no! Dai! 5 minutini lo prendi, dai! Ma ancora qui stai? Dai, basta, lascia perdere, tanto non ce la farai mai! Un'ultima volta. Senti Al, non puoi stare così tutto il giorno. Devi reagire. Dai, su, guarda. Tieni questo piatto, io ti vado a prendere qualcosa da mangiare, eh? Tranquillo,
subito. Parliamo un po' delle ispirazioni del gioco, vi va? Abbiamo già detto che il gioco graficamente prende grande ispirazione dai giochi del Commodore 64, ma uno in particolare è stato influente nei confronti del titolo. Terry Kavanagh è da sempre un grande fan di Jet Set Willy. Questo vecchio gioco, uscito nel 1984 per diversi sistemi, tra cui il Commodore 64, è il seguito ufficiale di Manic Miner, un gioco d'avventura ed esplorazione in cui Willy, il protagonista, esplorava sotterranei in cerca di tesori. Avventura! In Jet Set Willy, il protagonista dovrà invece esplorare la sua stessa villa comprata con le ricchezze trovate nel primo gioco. Il suo scopo? Pulirla da cima a fondo da tutti gli oggetti lasciati in giro dopo un party abbastanza scatenato. Avventura! Il gioco era suddiviso in diverse stanze infestate da strani mostri nati dagli esperimenti del primo proprietario della villa. La ricerca dei diversi oggetti ricorda molto quella dei Trinket in V. Quest'ultimo riprende molti elementi di Jet Set Willy, sia per alcuni elementi grafici che per la suddivisione del gioco in stanze, ognuna di cui ha un proprio nome, proprio come nel classico dell'84. Manic Miner e Jet Set Willy sono entrambi dei validissimi titoli dei tempi andati, ma magari ne parleremo più nello specifico un'altra volta. La trama del titolo è alquanto semplice, trovo che faccia più da sfondo e da giustificazione per il gioco invece di essere parte del suo cardine, ma si possono comunque trovare tracce di narrativa indiretta. Si potranno infatti avere indizi sull'origine di questa misteriosa dimensione tramite diversi computer sparsi in giro. Certo, uno potrebbe chiedersi perché lasciare computer contenenti cronache importanti in posti quasi irraggiungibili, ma ho smesso di farmi domande del genere tempo fa. Ma direi che è giunto il momento di parlare della colonna sonora. La soundtrack di V è stata interamente curata dal compositore esperto di chiptune Magnus Palsson, conosciuto sotto il suo nome d'arte Soulai. Il suo scopo era di creare dei brani semplici usando vecchi espedienti e strumenti elettronici per creare delle melodie dal sapore moderno che la gente si potesse ritrovare a fischiettare anche al di fuori del gioco e devo dire che ci è riuscito. I brani non sono tantissimi, ma forse è anche per questo che quei pochi che ci sono risultano così curati e orecchiabili. Tra l'altro il compositore ha anche lavorato ad una serie di arrangiamenti della soundtrack in stile power metal con il chitarrista Jules Conroy. Ve lo raccomando. Ai tempi in cui uscì, V fu denominato un successo di critica, e a maggior ragione. Nonostante la cortezza, quelle poche ore che regala al giocatore sono intensissime. L'idea di basare l'intero gameplay del gioco sull'inversione della gravità del protagonista ha dato modo a Terry Kavanagh di creare un level design semplice ma vario, così come intuitivo ma dalla difficoltà estrema, che però è supportata da un sistema di checkpoint generoso che incoraggia il giocatore a riprovare anche le parti più difficili. La versione PC del gioco può contare anche su delle modalità aggiuntive, tra cui un editor di livelli con cui creare i propri mondi labirintici e poter condividerli con i propri amici, avendo anche la possibilità di scaricarne altri e di giocare a dei livelli bonus creati dal team di sviluppo stesso. Persino Soulai ha creato il proprio crudelissimo livello. È una piccola gemma indie che consiglio a tutti, ora come ora si può trovare a pochissimo su Steam, e colgo l'occasione anche per consigliarvi gli altri titoli di Terry Kavanagh, alcuni dei quali sono degli interessantissimi esperimenti artistici. Come al solito vi mando un saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Complimenti! Le mie congratulazioni, o giovane dal tornito fisico. Sono Isaac Newton, ultimo dei maghi alchemici, primo delle menti illuminate, maestro della gravità. Isaac, nuova tonnellata. Hai superato il saggio gravitazionale finale.
come rimunerazione per i tuoi nerdici sforzi, io ti faccio dono del potere di invertire la tua stessa gravità. Ma è fantastico! Immagino che il processo sarà indolore. Beh, si sa che la verità fa male. Mi hai detto delle... Cazzo. Ok. Troverò il modo di introdurre il titolo di questo episodio da vero professionista. Diglett. Ti ho portato l'insalata. Guardi. Che schifo! Ah! Tu! Vabbè, poteva andare peggio. Ma perché parlo? Good luck.